Ciao a tutti, homebrewers e appassionati. In ogni stagione produttiva non può mancare una birra chiara a bassa fermentazione e anche quest'anno ho scelto di fare una Pilsner su ispirazione di quelle ceche, anche perché quella dello scorso anno non era venuta affatto bene, non brillava né per la parte maltata né per i luppoli ed era anche venuta velata. Per i giudici si era fermato a un punteggio di 24 e 25 su 50. Quindi quest'anno ho ripensato ad alcuni aspetti da migliorare per quanto riguarda materie prime e tecniche e mi sono messo all'opera. È la mia cotta numero 68, batch singolo da 23 litri, obiettivo di 1,53 come OG ed un FG non troppo bassa intorno a 1,13, 9 di EBC di colore e 34 IBU. Come maltibase ho previsto un mix tra 74% di Pilsner e 16% di Vienna. Per il Pilsner però ho scelto qualcosa di specifico. Ho trovato in catalogo su Mr. Malt questo Sladovny Soufflet, un malto cieco maltato a terra che ha un colore molto chiaro, 3-4 EBC, ed un livello basso di modificazione che si presta ad ammostamenti multistep e decozione. Come malti speciali ho previsto il 10% di Carapils che mi serve per avere un buon corpo residuo. Stavo pensando di usare anche tra il 2 e il 4% di malto melanoidin per dare profondità alle note maltate, ma poi ho desistito alla fine e ho scelto invece di lavorare sull'ammostamento con la decozione. Ho scaldato 26 litri di acqua e ho fatto il mash in alla temperatura del primo step di saccarificazione di 63 gradi. Ho previsto un doppio step di decozione con un terzo dell'impasto e l'ho organizzato in questo modo. Inizio la saccarificazione a 63 gradi che durerà 30 minuti. Passati i primi 15 minuti prelevo un terzo dell'impasto e lo scaldo progressivamente fino alla bollitura. Quindi lo faccio bollire 10 minuti e lo ributto in pentola dove nel frattempo si è completato il primo step, quindi vado in rampa per il successivo step di 30 minuti a 68 gradi. Anche qui lascio tutto l'impasto 15 minuti in pentola e poi ne prelevo un terzo e faccio un altro step di decozione di 10 minuti. Quindi ributto tutto in pentola e salgo a 72 gradi per l'ultimo step di 15 minuti. Vado in mash out per 10 minuti e raggiungo una densità iniziale di 1,65. Colore e limpidezza qui mi sembrano molto buone, nonostante sulla carta il malto si presenti come poco modificato, non ho voluto fare protein rest. Estraggo il cestello e passo ad uno sparge per caduta con i rimanenti 14,5 litri e per scongiurare estrazione di astringenza in questa fase ho velocizzato abbastanza il flusso di acqua. Per la bollitura ho programmato 90 minuti e parto con un OG di 1,43. Luppolo Sazi in pellet da 3% di alfacidi, prima gettata a meno 60 minuti con 100 grammi che cedono 27 IBU. Seconda gettata a meno 10 minuti con 70 grammi che cedono 7 IBU. Qui aggiungo un grammo di Protafloc come chiarificante. Ultima gettata a fine bollitura con altri 70 grammi per l'aroma. Completato il raffreddamento lascio agire il Protafloc che in pochi minuti mi porta il mosto ad una pulizia effetto specchio, veramente bello da vedere. Trasferisco lentamente in fermentatore per non portarmi via il fondo sporco che viene bloccato dal mio filtro. A un certo punto però il filtro ha ceduto e la pompa non riusciva più a tirare mosto, anche se c'erano ancora almeno 3 litri buoni. Ho notato che in questa cotta, con le stesse quantità di Protafloc, ho avuto una formazione di trub molto più abbondante. Non so se può dipendere dai malti o dalla lunga bollitura. Ho provato a liberare le maglie del filtro con una paletta, ma mi sono fermato appena ho visto che iniziava a sporcare il mosto. Densità iniziale di 1,57, un po' più alta del previsto, ma non ho voluto aggiungere acqua. Penso che i 4 punti in più possono essere dipesi anche dalla decozione. Nel frattempo ho reidratato 50 g di lievito Fermentis V3470 e l'ho inoculato nel mosto che stava intorno ai 16 gradi. Quindi metto subito in frigo e lo porto a 10 gradi prima che il lievito inizi a moltiplicarsi.
La fermentazione sembrava non partire nelle prime 48 ore, al che mi è sorto un dubbio, ho prelevato un campione e la densità era scesa, quindi ho stretto meglio il coperchio che sembrava comunque ben stretto, e finalmente vedo la CO2 fuoriuscire dal tubo. Fermentazione partita a 10 gradi e come per le altre basse fermentazioni ho seguito questo schema con lento rialzo di mezzo grado al giorno e poi sosta a 15 gradi. La densità finale misurata all'11° giorno poi si è confermata essere quella definitiva ed era di 1,16. Passo in lagarizzazione con discesa lenta questa volta, sia per non bloccare il lievito ma anche perché ho letto di esperimenti che hanno evidenziato che una discesa brusca può influire negativamente sulla tenuta della schiuma. Al 38° giorno ho imbottigliato, sempre con priming in bottiglia con destrosio e lievito F2, obiettivo 2,6 volumi di CO2 per litro. Ho riempito le bottiglie con l'asta, avendo però in garage una temperatura sotto i 15 gradi in questo periodo, ho allestito una zona per la rifermentazione con la mia vecchia piastra riscaldante e una coperta per non disperdere il calore. Ovviamente tutto sotto termostato. Appena 3 giorni in questo modo e poi le ho passate al fresco. Attenuazione apparente del 71% e la birra con la rifermentazione arriverà a 5,8 volumi, che rientra ancora nei parametri di una Czech Premium Pale Lager. Passate 2 settimane ho stappato la prima bottiglia. All'aspetto è molto trasparente, limpida e con una schiuma produttiva, compatta e di buona persistenza. Sulla limpidezza su questo stile si può fare ancora di più, ma per me va benissimo già così, molto meglio di quella dello scorso anno che non so il perché ma era rimasta molto velata. L'aroma è maltato con un intenso miele e leggero caramello, no esteri o sentori di lievito. Il gusto è dolce con note di cracker, miele e caramello, poco bilanciato in amaro. Il luppolo è percepibile sul finale, un po' speziato ed erbaceo. Il mouthfeel è molto piacevole, con un corpo medio e cremoso, carbonazione media ma è percepita meno grazie al corpo setoso. La bevuta è piacevolissima, nonostante il 5,8% di volume. Veramente una bella birra, molto godibile e con un bel carattere. Forse non perfettamente in stile perché manca un po' di luppolo in aroma e in amaro. Le note di luppolo, anche se tenui, sono corrette, ma la densità più alta di ben 4 punti rispetto al previsto ha sicuramente sballato un po' l'equilibrio, ma anche la variabilità dei luppoli può fare la sua parte su questo aspetto. La base dolce invece è davvero intensa e profonda, va dal cracker al miele fino a note di caramello. Lascia la bocca quasi appiccicosa, sembra una bevanda proprio con aggiunta di miele. Finalmente una Pilsner che, per mio modesto parere, posso definire ben riuscita. Un bel passo avanti rispetto alle precedenti e con un bel carattere maltato, profondo e intenso. Su questo non vorrei sbilanciarmi troppo, ma mi viene da pensare che la doppia decozione abbia dato i suoi frutti. Anche perché in passato ho fatto altre 5 Pilsner con un grist molto simile e non ho mai raggiunto tale profondità e intensità sul profilo maltato. E dubito che questo risultato sia imputabile esclusivamente ai 4 punti di densità in più che ho raggiunto in ammostamento. E sono anche contento di aver ottenuto tale risultato senza utilizzare il malto melanoidin. Ma su questi aspetti ci tengo a sapere anche il vostro parere e la vostra esperienza, per cui se volete scrivetemi pure sotto nei commenti. Se ci sono dubbi o domande riguardo i procedimenti che avete visto, scrivete pure. Se il video vi è piaciuto lasciate un like e come sempre vi ricordo, se non l'avete ancora fatto, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per le notifiche, in modo da rimanere sempre aggiornati quando usciranno i prossimi video. Con questo vi saluto e ci vediamo al prossimo video.